Ciao ragazzi, bentornati qui nel mio canale, io sono Michele. Oggi con la mia nuova auto. No amici, questo è un nuovo servizio di car sharing attivo a Bari. Chiariamo le cose ragazzi, questo video non è sponsorizzato, è un servizio che ho provato, mi è piaciuto e volevo parlarvene perché lo trovo interessante e sostenibile. In quanto questa è una flotta di auto elettriche, l'azienda si chiama Pikirand e trovate l'applicazione con il suo stesso nome. Si tratta della Citroën Ami, una macchinetta che mi è sempre piaciuta, mi ha affascinato per l'uso cittadino e la proveremo tra un attimo traendone qualche conclusione. Comunque è un'idea molto interessante per muoversi in città, alternandola magari ai classici monopattini elettrici che personalmente non mi fanno impazzire, non sono utilizzabili in sicurezza quando piove, quando nevica, con condizioni meteorologiche avverse. Invece una microcar di questo tipo è molto più utilizzabile. Lei è considerata un quadriciclo, un ciclomotore. Sull'applicazione bisogna comunque inserire la propria patente per poter iniziare a utilizzare questa macchina. Numeri e costi vari sono variabili nel tempo, quindi vi rimando al sito dell'azienda linkato in descrizione video per farvi un'idea più generale. Ovviamente tutte queste auto sono connesse alla rete con modulo telefonico e GPS, quindi sono visualizzabili tutte nella loro applicazione ufficiale. Molto comodamente vi basta selezionare un'auto per sbloccarla e iniziare subito a guidare. Tra le varie impostazioni dell'applicazione abbiamo alcuni abbonamenti, la possibilità di personalizzare il nostro profilo e una volta attivata un'automobile, come in questo caso AMI 008, possiamo aprire le porte con un semplice comando. Ecco qui. Possiamo spegnere e riaccendere il quadro strumenti. Sempre dall'applicazione possiamo sostare un attimo, quindi l'auto resterà in nostro possesso, pagheremo qualche centesimo in meno, ma eviteremo che ci venga tolta da un altro utilizzatore dell'applicazione. Ovviamente anche interrompere del tutto il noleggio dell'auto. Quindi un funzionamento davvero molto semplice. Ora però entriamo a bordo e vediamo come si guida. Come ci sto dentro? Beh dai, direi abbastanza comodo. C'è un beep continuo, perché? Perché la macchina rileva che non stiamo premendo il freno, quindi inizia a bippare. È un sistema di sicurezza. Allora, prime considerazioni. Come si guida questa Citroën Ami? Beh, in città è sicuramente comoda, c'è tanto spazio libero, è sempre una microcar, però se la usate da soli potete mettere il borsone della palestra, le buste della spesa, quello che volete insomma, e potete portarvi anche un passeggero volendo, come in questo caso, a differenza di un monopattino elettrico. E sempre a differenza di un monopattino elettrico, qui abbiamo una protezione totale dal vento, dalla pioggia, da qualsiasi altro evento atmosferico, quindi una grande comodità. I sedili sono disassati o disallineati, come preferite, questo ci permette di stare in due persone abbastanza comodi. Come stai tu? Ok, dalla regia mi dicono che sta bene. Ringrazio la mia fidanzata che sta aiutando in questo video. Tra l'altro ragazzi, questa macchina è da 3 giorni attivo il car sharing, hanno già rotto una freccia e segnalerò subito la cosa. Grazie. Vi farò vedere tra un attimo come fare tramite applicazione. Tramite il tasto segnala potremo segnalare appunto un eventuale problema all'automobile, come gomme sgonfie, luci non funzionanti, come in questo caso la freccia, indicatore di direzione non funzionante, eccetera eccetera. Quindi abbastanza ben fatta nel suo piccolo, un'applicazione essenziale ma comunque agile. Il computer di bordo è abbastanza essenziale. C'è il selettore drive retromarcia sul fianco sinistro, non manca il tergicristallo. Due aspetti che mi piacciono particolarmente di questa macchina. La prima è la visibilità, che in una macchinetta così piccola e compatta va benissimo, si vede a 360 gradi, praticamente siamo seduti quasi al centro dell'automobile. Si parcheggia in un fazzoletto di terra, non c'è il servosterzo ma è piccola e leggera, quindi non è un grosso problema. E un altro aspetto che mi piace particolarmente, il clacson, che è potentissimo. Una macchina comodissima, dicevo,
per andare a fare la spesa all'ipermercato, al supermercato, per andare in palestra, per spostarsi in città quando le condizioni meteorologiche sono un po' avverse, per utilizzare un monopattino o una bici, lasciando comunque la nostra auto a casa. Ricordo che questa macchinetta è elettrica, è considerata un ciclomotore, 6 kW di potenza, 80 km di autonomia circa, quindi si riesce tranquillamente a muoversi in giro per la città senza problemi. Molto comodo tra l'altro il porta smartphone, l'applicazione ufficiale è solo in verticale, sarebbe comoda una versione orizzontale che ci aiuti quindi quando usiamo il porta smartphone in questo modo. Grazie. Riusciamo? Perfetto. Ottima l'accelerazione anche in 2 persone, quindi si riesce a divincolarsi, a disimpegnare gli incroci senza problemi, rimanendo comunque nei limiti della città. Ora siamo a tavoletta, la velocità massima è di 45 km/h, che comunque vanno più che bene, 46 in discesa per muoversi. Ora siamo in salita, vediamo la velocità se scende oppure no, rimane sempre a 45, quindi ottimo. Il rumore è quello classico da auto elettrica, un po' da astronave. Non so se riesci a prenderlo col microfono. Sì, si sentirà sicuramente, anche la tua voce si sente leggermente col microfono, sì. Comunque c'è un sacco di spazio, cioè molto più spaziosa rispetto a una. Vuoi che riprendo te? Vuoi parlare anche tu di questa macchina? Vedi gli aiuti della regia? Sì, è abbastanza spaziosa, nonostante sia piccolissima però. Ovviamente in questa macchina manca qualsiasi tipo di aiuto alla guida, che è una macchina sì elettrica, ma la guida è totalmente manuale, gli specchietti si controllano manualmente, anche quello posteriore. Mancano gli airbag, quindi ragazzi mi raccomando, guidate sempre con prudenza. Davvero ottimi anche i fari LED, che fanno una bella luce e illuminano bene la strada. Come optional in questa macchinetta, ovviamente è una versione molto base, abbiamo comunque l'hazard, le frecce d'emergenza, una ventola, piccolo ventilatore, lo sbrino del tergicristallo e la presa USB. Ok, abbiamo parcheggiato qui, si parcheggia praticamente in un fazzoletto di terra. Quindi ragazzi siamo di nuovo qui, la macchina va benissimo per l'uso in città, il servizio lo trovo abbastanza ben fatto, applicazione snella, funzionale, forse la grafica è un po' da sistemare, però penso che ci lavoreranno con calma nei prossimi mesi. Quindi promosso a pieni voti, almeno per quanto mi riguarda. Voglio sapere ora però voi cosa ne pensate di un servizio di car sharing di questo tipo, lo trovate interessante oppure no? Nella vostra città c'è qualcosa di simile? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Per dubbi o domande non esitate nel chiedere lasciando un bel commento e questo è tutto. Un bel like per supportarmi e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!